Ciao a tutti e benvenutissimi sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, diciamocelo, ha fatto tremare un po' le fondamenta del gossip turco. Sì, avete capito bene, oggi parleremo di Neslihan Atagul, della sua presunta dichiarazione d'amore a Burak Özçivit e di tutto il polverone che si è sollevato intorno a questa storia. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun video e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news dal mondo dello spettacolo, soprattutto quello turco che, diciamocelo, è sempre pieno di sorprese e colpi di scena. Prometto che non ve ne pentirete. Ok, bando alle ciance e iniziamo subito a sviscerare questa storia che ha tenuto banco sui social media e sulle riviste di gossip per giorni. Insomma, Neslihan Atagul che dichiara il suo amore a Burak Özçivit. Detta così sembra un vero e proprio terremoto, no? Soprattutto considerando che entrambi sono felicemente sposati, Neslihan con Kadir Dulu e Burak con Fariye Evcen. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, però, perché è vero che la notizia ha fatto il giro del web alla velocità della luce, ma è anche vero che spesso e volentieri le informazioni che circolano, soprattutto quando si tratta di gossip, sono tutt'altro che accurate. Anzi, spesso sono delle vere e proprie bufale create ad arte per far parlare di sé o per generare click. Quindi, da dove nasce questa storia? Beh, tutto è partito da un'intervista rilasciata da Neslihan Atagul qualche tempo fa. In questa intervista, l'attrice parlava del suo lavoro, dei suoi progetti futuri e anche dei suoi colleghi. Ad un certo punto, le è stato chiesto un parere su Burak Özçivit, con il quale aveva lavorato in passato nella serie TV Kara Sevda. Neslihan, da brava professionista, ha speso delle parole molto belle nei confronti di Burak. Ha detto che è un attore talentuoso, che è stato un piacere lavorare con lui e che lo stima molto sia come artista che come persona. Fin qui, niente di strano, direi. Anzi, è perfettamente normale che un attore parli bene di un suo collega, soprattutto se c'è stata una buona collaborazione professionale. Il problema è che, come spesso accade, queste parole sono state estrapolate dal loro contesto, ingigantite e manipolate ad arte per creare uno scoop sensazionale. Qualcuno, infatti, ha pensato bene di trasformare queste innocenti dichiarazioni di stima professionale in una vera e propria dichiarazione d'amore. Capite bene che la differenza è abissale? Immaginatevi la scena. Titoli a caratteri cubitali che annunciano Neslihan Atagul confessa il suo amore per Burak Özçivit, articoli pieni di illazioni e speculazioni, commenti al vetriolo sui social media. Insomma, un vero e proprio caos mediatico. E tutto questo, basato su un'interpretazione totalmente distorta di alcune semplici parole. La cosa che mi fa più rabbia, in questi casi, è che si gioca con la vita delle persone. Si mette in discussione la loro reputazione, si creano tensioni inutili e si rischia di rovinare dei rapporti che, magari, sono basati sulla stima e sull'amicizia. Perché, diciamocelo, è molto probabile che Neslihan e Burak siano semplicemente dei buoni colleghi, che si rispettano e si apprezzano a vicenda. E poi, mettiamoci nei panni di Kadir Dulu e Fariye Evcen. Immaginate di dover leggere certe cose sul vostro partner. Cose che sono palesemente false e create ad arte per fare scalpore. Non deve essere per niente piacevole, anzi, credo che sia una situazione estremamente frustrante e dolorosa. Quindi, la domanda che sorge spontanea è: perché si fa tutto questo? La risposta, purtroppo, è molto semplice. Per i click, per l'audience, per i soldi. Il gossip, si sa, vende. E più la notizia è sensazionale, più attira l'attenzione del pubblico. E a volte, pur di fare notizia, si è disposti a tutto, anche a distorcere la realtà e a calpestare la dignità delle persone. Ma torniamo a Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Come hanno reagito a tutto questo polverone mediatico? Beh, entrambi hanno mantenuto un profilo piuttosto basso, evitando di alimentare ulteriormente la polemica. Hanno preferito non commentare direttamente la notizia, lasciando che il tempo facesse il suo corso e che la verità venisse a galla da sola. E devo dire che, secondo me, hanno fatto la scelta giusta. In questi casi, la cosa migliore da fare è non dare troppo peso alle voci infondate e concentrarsi sul proprio lavoro e sulla propria vita privata. Perché, alla fine, la verità viene sempre a galla e le bugie hanno le gambe corte.
E poi, diciamocelo, sia Neslihan che Burak sono due attori molto intelligenti e consapevoli del loro ruolo nel mondo dello spettacolo. Sanno bene che fanno parte di un sistema in cui il gossip è all'ordine del giorno e che, purtroppo, a volte bisogna fare i conti con notizie false e tendenziose. Ma sanno anche che la cosa più importante è mantenere la propria integrità e non farsi trascinare nel vortice della polemica. E a proposito di integrità, voglio spendere due parole anche su Kadir Dulu e Fariye Evcen. Entrambi hanno dimostrato di avere una grande fiducia nei confronti dei loro partner e di non lasciarsi influenzare dalle voci infondate. Hanno continuato a sostenere Neslihan e Burak, dimostrando di essere delle persone mature e intelligenti. E questo, secondo me, è un segnale molto importante, perché dimostra che, nonostante i gossip e le malelingue, ci sono ancora persone che credono nell'amore, nell'amicizia e nella lealtà. E questo è un messaggio positivo che, in un mondo come quello dello spettacolo, spesso manca. Quindi, ricapitolando, la presunta dichiarazione d'amore di Neslihan Atagul a Burak Özçivit è stata una bufala mediatica, creata ad arte per fare scalpore e generare click. Le parole di stima professionale che Neslihan ha speso nei confronti di Burak sono state distorte e manipolate per creare una notizia sensazionale che, in realtà, non ha alcun fondamento. E in tutto questo, le vittime sono state Neslihan, Burak, Kadir e Fariye, che si sono trovati coinvolti in una polemica inutile e dannosa. Ma, fortunatamente, tutti e quattro hanno dimostrato di essere delle persone mature e intelligenti, che non si sono lasciate trascinare nel vortice del gossip e hanno continuato a credere nei loro valori e nei loro affetti. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza su questa storia. Come sempre, vi invito a lasciare un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate e per condividere le vostre opinioni sull'argomento. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Mi raccomando, attivate anche la campanellina per non perdervi nessun video e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news dal mondo dello spettacolo. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Un abbraccio! Asterisco asterisco asterisco. Ok, ragazzi, ma andiamo più a fondo. Abbiamo sviscerato la questione principale, ma ci sono tantissime sfumature da analizzare. Parliamo, ad esempio, dell'impatto che questo tipo di notizie ha sulla carriera degli attori coinvolti. Perché, diciamocelo, nel mondo dello spettacolo l'immagine è tutto. Un gossip infondato, una voce maligna, possono compromettere anni di duro lavoro e sacrifici. Nel caso di Neslihan e Burak, entrambi sono attori di successo, con una fanbase enorme e progetti importanti in corso. Un'associazione amorosa, anche se falsa, potrebbe far storcere il naso a qualche sponsor, a qualche produttore, e magari anche a qualche fan un po' troppo geloso. Perché, diciamocelo, la gelosia dei fan a volte è imprevedibile. Pensiamo anche all'impatto emotivo. Essere al centro di un'ondata di gossip, di illazioni, di commenti negativi, non è facile per nessuno. Anche se sei un attore famoso e abituato ai riflettori, sei pur sempre una persona con sentimenti, con emozioni, con fragilità. E leggere certe cose sul proprio conto, vedere la propria vita privata spiattellata sui giornali, può essere davvero destabilizzante. Inoltre, c'è da considerare la questione della privacy. Gli attori, come tutti, hanno diritto alla loro privacy. Hanno diritto a non vedere la loro vita privata invasa dai media, hanno diritto a non essere giudicati per le loro scelte personali. Ma, purtroppo, nel mondo dello spettacolo la privacy è un lusso che spesso non ci si può permettere. E poi, diciamocelo, il gossip è un business. Un business che si nutre della vita degli altri, che specula sulle loro debolezze, che crea scandali ad arte per vendere più copie e generare più click. Un business che, spesso, non si fa scrupoli a calpestare la dignità delle persone pur di raggiungere i propri obiettivi. Ma torniamo all'intervista di Neslihan. Cosa l'ha spinta a parlare di Burak? Forse semplicemente la volontà di rispondere a una domanda in modo onesto e professionale. Forse la volontà di riconoscere il talento di un collega con cui ha condiviso un'esperienza lavorativa importante. Forse la volontà di dimostrare che, nel mondo dello spettacolo, è possibile avere rapporti di stima e amicizia sincera, al di là del gossip e delle malelingue. E Burak? Come avrà reagito a tutte queste voci? Probabilmente con un misto di fastidio e rassegnazione.
Fastidio perché si è visto coinvolto in una storia che non lo riguarda, rassegnazione perché sa bene che, nel suo lavoro, deve convivere con questo tipo di situazioni. E Kadir Farie? Come hanno vissuto questa vicenda? Spero che siano stati in grado di non farsi influenzare dalle voci infondate e di continuare a fidarsi dei loro partner perché, alla fine, la fiducia è il pilastro fondamentale di ogni relazione, sia essa amorosa o di amicizia. Ma, diciamocelo, la fiducia non è sempre facile da mantenere, soprattutto qua. NDO si è esposti alla pressione dei media e del gossip, e in questi casi è fondamentale avere un dialogo aperto e sincero con il proprio partner, per chiarire ogni dubbio e superare ogni difficoltà. E poi c'è la questione dei social media. I social media sono un'arma a doppio taglio. Da un lato, offrono agli attori la possibilità di comunicare direttamente con i loro fan, di condividere le loro esperienze, di promuovere il loro lavoro. Dall'altro lato, sono un terreno fertile per il gossip, per le fake news, per i commenti negativi e offensivi. E in questi casi, è importante saper gestire la propria presenza sui social media, evitando di alimentare polemiche inutili e proteggendo la propria privacy. Perché, diciamocelo, i social media possono essere un'arma letale se usati nel modo sbagliato. Ma torniamo a Kara Sevda, la serie TV che ha visto Neslihan e Burak lavorare insieme. È stata una serie di grande successo, che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. E forse proprio il successo della serie ha contribuito a creare questo interesse morboso nei confronti dei due protagonisti. Perché, diciamocelo, al pubblico piace sognare, piace immaginare storie d'amore che vanno al di là dello schermo. E forse qualcuno ha pensato bene di sfruttare questo desiderio del pubblico per creare uno scoop sensazionale. Una storia d'amore impossibile che ha fatto sognare e discutere milioni di persone. Ma, come abbiamo detto, si trattava solo di una bufala, di una notizia falsa e tendenziosa che non aveva alcun fondamento. E allora, cosa possiamo imparare da tutta questa storia? Possiamo imparare che non bisogna credere a tutto quello che si legge sui giornali o sui social media. Possiamo imparare che il gossip è un business che si nutre della vita degli altri e che non si fa scrupoli a calpestare la dignità delle persone. Possiamo imparare che la fiducia è il pilastro fondamentale di ogni relazione e che bisogna sempre avere un dialogo aperto e sincero con il proprio partner. E, soprattutto, possiamo imparare che gli attori sono persone come noi, con sentimenti, con emozioni, con fragilità, e che meritano rispetto e comprensione. Perché, diciamocelo, la vita degli attori non è sempre facile come sembra. E ora, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di tutta questa storia. Credete che il gossip abbia superato i limiti? Credete che i media dovrebbero essere più responsabili nel diffondere le notizie? Scrivetemi i vostri commenti qui sotto, sono curiosa di sapere la vostra opinione. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Mi raccomando, attivate anche la campanellina per non perdervi nessun video e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news dal mondo dello spettacolo. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Un abbraccio! E ricordate, ragazzi, non credete a tutto quello che leggete. Faccina ammiccante.